Buongiorno, bentornati amici, cari amici che mi seguite. Continuiamo con Aristotele, con una lezione, questa di oggi, che parlerà della conoscenza, della gnoseologia in Aristotele. Sottolineeremo anche le differenze molto importanti tra la teoria di Aristotele, tra la teoria della conoscenza di Aristotele e quella del suo maestro Platone. E ovviamente questa lezione è strettamente legata alla precedente. Nella lezione scorsa, vi ricordate, abbiamo parlato delle tre funzioni dell'anima secondo Aristotele: anima nutritivo-vegetativa, anima sensitiva, anima razionale. Secondo Aristotele le funzioni sensitive e le funzioni razionali, intellettive dell'anima non sono così nettamente separate come diceva Platone. E quindi andiamo ora a vedere qual è, secondo Aristotele, il processo di conoscenza, come funziona la conoscenza secondo Aristotele. Anche qui abbiamo una netta differenza con Platone. La differenza sta nel fatto che Aristotele, non credendo assolutamente nel mondo intelligibile, non crede nell'esistenza di una conoscenza intelligibile, o meglio, di una conoscenza intelligibile tale quale quella di Platone, d'accordo? Cioè ricordate che in Platone c'era una netta separazione, eterogeneità tra conoscenza sensibile e conoscenza intelligibile. In Platone anche gli oggetti di ognuno dei due tipi di conoscenza era differente. Le conoscenze sensibili conoscono, si fa per dire, perché conoscono in maniera assolutamente incerta gli oggetti sensibili, mentre la conoscenza intelligibile per Platone conosce gli oggetti intelligibili, le idee, forme, gli archetipi immateriali che si trovano nel mondo intelligibile. Per Aristotele questa differenza tra conoscenza sensibile e conoscenza intelligibile non esiste, o meglio, non c'è una netta separazione tra i due tipi di conoscenza, proprio perché per Aristotele non esiste assolutamente il mondo intelligibile. Quindi, a differenza di Platone, Aristotele vede come connesse la conoscenza sensibile e la conoscenza intelligibile. Non ci sono due tipi di conoscenza, secondo Aristotele, c'è un solo tipo di conoscenza che è un processo continuo, graduale, che parte con la conoscenza sensibile, con la sensibilità, e arriva poi all'intelletto, all'intelligibile come all'universale, all'idea, ricordate, nel senso di forma, ma sapete bene che l'idea, l'universale nel senso di forma, l'abbiamo ripetuto anche prima, è qualcosa che realmente esiste, d'accordo? Perché ti dà le caratteristiche morfologiche e funzionali di ciascun ente che fa parte che rappresenta quella specie o quella forma, ma sono enti sensibili, sono enti specifici, sono enti empirici, sono enti particolari. Famosa frase di Aristotele: non c'è niente nell'intelletto che non sia stato nel senso, non esiste niente nell'intelletto che prima non sia stato all'interno del senso. E quindi la conoscenza è un processo graduale, un unico processo in cui la conoscenza intellettiva, che pur è vista comunque come il culmine della conoscenza, non esisterebbe se l'intelletto non potesse processare i dati sensibili, se l'intelletto non prendesse le sue conoscenze dalla sensibilità. Quindi c'è un unico processo conoscitivo che dalla sensibilità, attenzione, va verso l'intelletto. Quindi la sensibilità, in greco aistesis, ve lo scrivo in greco, ovviamente ha delle percezioni sensibili. La aistesis, la sensibilità, la conoscenza sensibile coglie delle percezioni sensibili, d'accordo? Facciamo l'esempio della vista, ok? La sensibilità coglie in maniera diretta la visione di questo cane. Immaginate che ci sia un cane davanti a me. Abbiamo la visione, la percezione visiva di un cane, d'accordo? Poi immaginiamo di avere la percezione visiva di un altro cane, di un cane B, la percezione visiva di un altro cane ancora, il cane C, e così via per molti cani. Io quindi ho la percezione sensibile, d'accordo?
Quindi ho un insieme di dati sensibili, cioè di sensazioni. Abbiamo visto si tratta di un processo unico, quindi l'intelletto che cosa fa? Trasforma le sensazioni in idee. L'intelletto è nous, lo scrivo anche in greco. Molti traducono anche come ragione, quindi l'intelletto per Aristotele, il culmine del processo di conoscenza, lo possiamo chiamare intelletto, ma nous, ecco, lo possiamo chiamare anche ragione. Cosa fa? L'intelletto appunto accede alle sensazioni che la sensibilità mi ha dato e l'intelletto astrae da queste sensazioni qualcosa che è in comune tra le diverse sensazioni. E quindi si tratta di un processo, vi ricordate, simile all'induzione, di quello che l'induzione di cui parlava Aristotele nella logica, si tratta di un processo di astrazione intellettuale per cui da ogni singolo cane, no, che la sensazione ha visto, da ogni percezione visiva, sensazione visiva di ogni singolo cane, l'intelletto attrae il cane in sé, cioè la forma, ok? La forma, la specie di cane, cioè l'insieme delle caratteristiche morfologiche e funzionali di tutti i cani che io ho visto con la sensibilità, che hanno tutti qualcosa in comune, che hanno tutti qualcosa che è simile tra un cane e l'altro e che è appunto l'universale di cane, la forma di cane, l'essenza di cane, che ripetiamo per la millesima volta, non è qualcosa di astratto, di esistente soltanto nella mia mente o di esistente da qualche parte in un mondo iperuranico, eccetera, ma esiste in ogni cane sensibile, ovviamente la forma del cane, l'universale del cane. Quindi si tratta ovviamente di un unico processo, d'accordo, che va dalla sensibilità e poi appunto la conoscenza finisce nell'intelletto. Aristotele parla dei cinque sensi, la sensibilità è composta dai cinque sensi e quindi noi abbiamo fatto l'esempio della vista, inaugurando una cosa che avrà molto successo nel pensiero occidentale. Aristotele dice che il senso prevalente appunto è la vista, che prevale e ci dà maggiori conoscenze rispetto agli altri quattro sensi. Nella storia della filosofia non tutti saranno d'accordo su questo, però la tipica visione aristotelica influenzerà moltissimo anche le epoche successive della storia della filosofia, per cui la vista viene vista come il senso preponderante, viene interpretata come il più importante dei cinque sensi. Tuttavia, attenzione, Aristotele dice che esiste anche la sinestesia, cioè esistono degli oggetti, anche degli oggetti esterni o degli oggetti mentali, che vengono colti non da un solo senso. Per esempio il colore viene colto soltanto dalla vista, oppure l'odore viene colto soltanto dall'olfatto, oppure il suono viene colto soltanto dall'udito. Per Aristotele esistono degli enti che devono essere colti da più sensi insieme, quindi un'unione di più sensi, una sinestesia. Lui tra questi enti indica la figura, l'estensione, ma anche per esempio il numero, d'accordo? Figura, estensione, ma anche per esempio il movimento, figura, estensione, movimento, numero, possono essere colti dalla sensibilità non con un solo senso, ma con più sensi. Questa osservazione di Aristotele lo avvicina in qualche modo alle teorie di molti filosofi del 600 e del 700, come per esempio Cartesio, ma anche molti altri, che pensavano che appunto cose come l'estensione e il movimento potessero essere conosciute non soltanto dalla vista,
ma dovessero essere conosciute dalla vista e dal tatto insieme. Aristotele fa anche degli altri esempi, per esempio quando io mi accorgo che un gatto si sta allontanando, non me ne accorgo soltanto con la vista, ma me ne accorgo anche con l'udito, per esempio, perché il miagolio del gatto è sempre più debole, è sempre più flebile nel momento in cui il gatto si allontana. E Aristotele parla della sinestesia anche facendo degli esempi in cui cerca di dimostrare che un senso influenza l'altro. Per esempio, Aristotele dice che il giallo è il colore del miele e quindi anche quando vediamo il giallo in un altro oggetto che non è il miele, noi pensiamo al miele, d'accordo? È come se vedessimo il miele, anche se in realtà lo vediamo in un altro oggetto. E quindi Aristotele dice che per poter funzionare insieme in maniera sinestetica, questi diversi sensi deve esserci un senso comune, una specie di sesto senso che è alla base di tutti i cinque sensi. Attenzione, Aristotele usa il senso comune anche per spiegare la coscienza, anche per spiegare il permanere nel tempo dell'io, d'accordo? La durevolezza, la durata nel tempo, la continuità nel tempo dell'io. Questo è possibile perché c'è un sesto senso. Quindi attenzione, Aristotele applica il sesto senso anche alla conoscenza dell'interiorità, dell'autocoscienza o comunque a percezioni che riguardano all'interno del mio corpo, l'interiorità. Altra cosa importante, Aristotele tratta la sensibilità come tratterà l'intelletto anche dal punto di vista della potenza e dell'atto. Le stiamo trovando un po' dappertutto queste potenze e atto. Vi ho detto in un'altra lezione che Aristotele elabora concetti mentali, categorie mentali come potenza atto per interpretare la fisica, cioè i corpi che divengono, le trasformazioni delle sostanze. Però poi applica, ve l'ho detto, potenza e atto anche a tante altre cose, per esempio alla conoscenza. Forse Aristotele esagera nel mettere potenza e atto un po' dappertutto, forse un pochino a sproposito. Per quanto riguarda la sensibilità, Aristotele la considera come un passaggio dalla potenza all'atto. Questo vale sia per il soggetto che è percipiente, sia per l'oggetto esterno percepito. Per esempio, se io ho la visione di questo tavolo, vuol dire che questo tavolo, prima di essere visto da me, era potenzialmente visibile, cioè questo tavolo aveva la potenzialità di essere visto, potenzialità che non si era ancora attuata, che non era ancora passata all'atto. Nel momento in cui io vedo questo tavolo, questa sorta di specie sensibile, facoltà sensibile che esiste all'interno di questo tavolo, passa dalla potenza all'atto. Questo tavolo passa dalla potenzialità di essere visto al fatto di essere visto effettivamente, alla compiutezza dell'essere visto. Ma la stessa cosa vale dal mio punto di vista, dalla parte del soggetto i cui organi sollecitati dallo stimolo esterno, dell'oggetto esterno, in questo caso il tavolo, arrivano alla visione sensibile del tavolo. I miei occhi, i miei organi di senso, in questo caso i miei organi della vista, hanno la potenzialità di vedere e la potenzialità di vedere questo tavolo. Nel momento in cui lo vedono effettivamente, i miei organi di senso, la mia sensibilità passa dalla potenza di vedere all'attualità di vedere, cioè alla compiutezza dell'atto della visione nel momento in cui io vedo effettivamente il tavolo. Quindi la sensibilità viene vista come passaggio dalla potenza all'atto. Poi, altra cosa fondamentale, tra la sensibilità e l'intelletto c'è una terza facoltà che Aristotele chiama fantasia, immaginazione. Quindi c'è qualcosa di intermedio tra sensibilità, aistesis e nous, e l'immaginazione, la fantasia che produce i famosi fantasmi aristotelici, i famosi fantasmai in greco, i fantasmi aristotelici, cioè le immagini della memoria.
per poter essere elaborate dall'intelletto, attenzione, le sensazioni, e trasformarsi nelle forme intellettuali, no? Nelle idee, che poi secondo Aristotele danno luogo anche ai concetti e danno luogo anche ai giudizi, no? Singoli cani visti poi vengono con un'operazione di astrazione intellettuale, come abbiamo visto, trasformati dall'intelletto con un'opera di intuizione psicologica. I singoli cani di cui ho avuto la sensazione diretta visiva vengono trasformati dall'intelletto nell'idea del cane, nella forma del cane, nell'universale del cane. Però per fare questo c'è un passaggio intermedio, le sensazioni si devono trasformare in immagini e le immagini sono fissate dalla memoria. Cioè, io ho visto il cane A, io ho visto il cane B, io ho visto il cane C, e li ho visti direttamente, però poi non li vedo più. Che cosa succede? Vado da un'altra parte e questi cani non li vedo, oppure ci sono cani che ho visto un anno fa, che ho visto tanto tempo fa. Mi restano nella memoria questi cani perché vengono trasformati dall'immaginazione in immagini mentali, quindi il cane non è più direttamente percepito, non è più di fronte a me, però io l'ho percepito, l'ho visto e questa sensazione si mantiene nella mia memoria perché viene trasformata in un'immagine. L'immagine del cane A che ho visto, del cane B che ho visto, del cane C che ho visto, quando io smetto di vederli, quando io ho smesso da tanto tempo di vederli, si trasformano in immagini mentali perché l'immaginazione le trasforma in immagini. E poi queste immagini appunto vengono trasformate in idee, vengono trasformate nelle forme, nell'idea, nell'universale intelligibile. Quindi come vedete è un processo continuo e graduale, un unico processo. È vero che comunque la conoscenza intellettuale è il culmine, è il punto più alto della conoscenza, però la conoscenza non esisterebbe se non partisse dalla sensazione. E attenzione, anche il processo intellettuale in Aristotele è visto come passaggio dell'intelletto dalla potenza all'atto. L'intelletto è capacità o potenzialità di conoscere e poi quindi si attua quando l'intelletto arriva all'effettiva conoscenza delle forme intelligibili, d'accordo? Forme intelligibili che però, ripeto, non hanno molto a che fare con l'intelligibile di Platone, sono intelligibili perché esistono nel nostro intelletto, nella nostra ragione, per esempio la forma, l'universale di cane, ma non che le conoscenze siano intelligibili perché ricordate come in Platone sono archetipi che stanno al di là, trascendenti al di là del nostro mondo sensibile in un mondo intelligibile, d'accordo? Quindi anche comunque la funzione dell'intelletto viene vista come passaggio dalla potenza all'atto. Ci restano un paio di cose da dire, una meno importante, una un po' controversa, più importante. Abbiamo già parlato per gli animali della preponderanza della causa finale, no? Tutto avviene per realizzare una causa finale. Questo avviene anche nella conoscenza, questo avviene anche nell'attività dell'anima, tutto avviene per realizzare un fine. La preponderanza però della causa finale che si identifica con la causa formale nelle opere biologiche oppure nell'opera sull'anima, sulla conoscenza del de anima, non significa che Aristotele elimini del tutto l'importanza della causa materiale e della causa formale. La causa materiale, secondo Aristotele, sta in quelli che lui chiama elementi di necessità all'interno del finalismo. Quindi c'è un processo finalistico che la natura stessa ha deciso, che è un processo finalistico che è intrinseco alla natura, che esprime la finalità della natura stessa. Però questo processo finalistico ha comunque degli elementi necessari che devono svolgersi in un modo e non in un altro, e quindi all'interno del finalismo vi è anche una necessità rappresentata dalla causalità materiale. E poi l'ultima cosa che rappresenta un grosso problema che noi riprenderemo nella storia della filosofia
Aristotele usa forse troppo ampiamente le sue nozioni di potenza e atto, l'abbiamo visto, e infatti c'è proprio una paginetta in cui Aristotele scrive una cosa che ci crea dei problemi. Lui distingue l'intelletto umano, e già l'abbiamo detto, in un intelletto in potenza, in greco dyunamei, ricordate che dyunamis è potenza, lui lo chiama, attenzione, Aristotele, intelletto in potenza, cioè proprio dyunamei che è il dativo di dyunamis, ok? Quindi dyunamei, dyunamis potenza, dyunamei significa in potenza. C'è un intelletto in potenza, ok, l'abbiamo già visto, è potenzialità di astrarre le idee, di astrarre le forme intelligibili, e l'intelletto in potenza poi, quando astrae intellettualmente l'idea o la forma, diventa un intelletto in atto, ok? Allora, che cosa succede? Succede che l'intelletto in potenza non conosce l'intelligibile, l'intelletto in atto sì. Ma attenzione, per quanto riguarda i singoli individui, Aristotele dice ovviamente che ciascuno di noi non può conoscere tutti gli intelligibili, ok? Noi potenzialmente, attenzione, potremmo conoscere ogni cosa, però in realtà non possiamo farlo, ok? Perché la vita è limitata, perché i casi empirici sono limitati. Ricordate che possiamo conoscere soltanto ciò che possiamo astrarre dall'esperienza, quindi la conoscenza intellettuale, la conoscenza definitiva deriva comunque dalle esperienze che noi abbiamo fatto, che non sono infinite. Nel corso della vita, nel corso di un tempo limitato, noi conosciamo alcuni intelligibili, non tutti. Quindi l'intelletto in potenza soltanto in un certo numero di casi si trasforma in intelletto in atto. In tantissimi altri casi l'intelletto resta allo stato potenziale, perché tantissimi intelligibili noi non li conosciamo e non li conosceremo mai, è impossibile conoscere tutto, d'accordo? Sì, pur tuttavia, attenzione, Aristotele parla di un intelletto in atto che sembrerebbe essere qualcosa, capite, di diverso dell'attualizzazione della facoltà intellettuale in un singolo individuo. Dice che noi per conoscere gli intelligibili che conosciamo, noi dobbiamo far riferimento a un intelletto in atto che appunto non è l'intelletto del singolo uomo, ma purtroppo non si capisce che cosa sia, perché Aristotele scrive delle cose che non si capisce, che sono controverse in questo caso. Aristotele parla di un intelletto in atto come se parlasse di un intelletto che è comune a tutti gli uomini, d'accordo? Non l'attualizzazione dell'intelletto di ciascun uomo. Lo chiama intelletto in atto, viene anche chiamato in traduzione italiana intelletto attivo, viene anche chiamato intelletto poietico o anche intelletto produttivo. Cioè, nella storia della filosofia abbiamo tutte queste traduzioni, l'intelletto in atto o intelletto attivo, ma anche, attenzione, intelletto poietico oppure intelletto produttivo. E che non si capisce assolutamente che cosa sia, cosa vuole dire Aristotele. Dice che questo intelletto in atto, che sembrerebbe essere un intelletto comune all'umanità, insomma, sganciato dal singolo individuo, conosce in atto tutti gli intelligibili, cioè conosce tutto ciò che ciascun essere umano, a detta di Aristotele, non potrà mai conoscere. Cioè c'è un intelletto perennemente in atto in cui gli intelligibili non sono mai in potenza, ma sono tutti perfettamente conosciuti, quindi un intelletto che conosce tutto ciò che esiste. Tutto ciò che esiste. E Aristotele dice che l'intelletto di ogni singolo, attenzione, per passare dalla potenza all'atto, viene guidato, viene spinto da questo fantomatico, non ben chiaro intelletto in atto. Cioè, quando io da una conoscenza potenziale passo ad una conoscenza attuale, una conoscenza che riguarda le idee, le forme, gli intelligibili, cioè i concetti dell'intelletto, io che cosa faccio? Prendo la conoscenza in atto da questo intelletto in atto che in qualche modo mi illumina, capite? L'intelletto in atto conosce contemporaneamente tutti gli intelligibili, mi guida, mi illumina, mi fornisce la conoscenza dei singoli intelligibili che io come individuo possiedo.
Si può aggiungere qualcosa su questa controversia sull'intelletto in atto o attivo, poietico, produttivo o anche agente, viene chiamato in un sacco di modi diversi nella storia della filosofia, perché non si capisce che cosa Aristotele voglia dire e ciò fa scaturire una polemica secolare, almeno fino al Rinascimento, se non oltre. Posso accennare alle fasi principali di questa polemica, ma molto velocemente, anche perché di tutti gli autori che io nominerò, ho parlato nelle lezioni dedicate a loro, tranne Alessandro di Afrodisia, che è un autore appunto dell'ellenismo, del tardo ellenismo. Come ho detto in precedenza, non c'è alcun dubbio oggi che Aristotele faccia dell'intelletto, della facoltà dell'intelletto, qualcosa che muore con il corpo, che non sopravvive alla morte. L'anima per Aristotele è mortale, è forma del corpo e quindi muore insieme al corpo. Muore l'anima, muore anche la facoltà più nobile dell'anima, cioè l'intelletto. Qualunque cosa Aristotele voglia intendere per l'intelletto in atto, comunque l'anima per Aristotele è mortale. Ora, finché il testo, attenzione, di Aristotele viene letto, capito, compreso in greco, letto direttamente in originale, la maggior parte degli interpreti sono d'accordo che l'anima sia mortale per Aristotele. Per esempio, Alessandro di Afrodisia vive tra il secondo e il terzo secolo d.C., quindi è un seguace, è un allievo di Aristotele molto tardo, uno dei più tardi in assoluto degli allievi di Aristotele, il tardo ellenismo. Alessandro di Afrodisia, sulla base del testo greco di Aristotele, dice che Aristotele fa l'intelletto, come tutte le facoltà dell'anima, mortali, per un motivo molto semplice, perché Alessandro di Afrodisia pensa, attenzione, che questo per niente chiaro intelletto in atto di cui parla Aristotele sia un intelletto divino. Attenzione, l'intelletto in atto, che ricordate è unico, eterno, illumina l'anima di tutti gli uomini, secondo Alessandro di Afrodisia sarebbe un intelletto divino e attenzione, un intelletto divino, un intelletto separato, un intelletto autonomo, un intelletto separato e trascendente, quindi del tutto separato dall'intelletto di ciascun singolo essere umano, cioè dall'intelletto in potenza o l'intelletto potenziale, d'accordo? Quindi l'intelletto in atto, cosa diversa rispetto all'intelletto in potenza, che è l'unica forma di intelletto che possiede ogni essere umano, e quindi l'essere umano muore e si sfalda, cessa di esistere anche l'intelletto in potenza, che fa parte dell'anima umana, mentre invece l'intelletto in atto, eterno, divino, eccetera, appunto appartiene a Dio, non all'essere umano, e quindi l'intelletto umano e l'anima umana muoiono alla fine della vita. Stessa cosa pensano i filosofi arabo-islamici del Medioevo, come Avicenna, ma in particolare Averroè, caso molto importante. Averroè che vive nel XII secolo. Averroè, io l'ho già spiegato questo, però andate a vedere la mia lezione su Averroè all'interno della playlist Filosofia medievale. Anche Averroè, come Alessandro di Afrodisia, forse perché anche lui leggeva in greco direttamente, capiva meglio il testo originale di Aristotele, pensa che l'intelletto, che l'anima umana sia mortale, muoia col corpo, per un motivo un po' diverso rispetto a quello di Alessandro di Afrodisia. Secondo Averroè, attenzione, l'intelletto in atto non è assolutamente un intelletto divino, è al contrario un intelletto che non è separato, capite, dall'intelletto potenziale, è un intelletto che anzi, secondo Averroè, l'intelletto umano è agganciato all'intelletto potenziale. Non è divino, non appartiene a Dio, come diceva Alessandro di Afrodisia. Secondo Averroè, l'intelletto in atto, attivo, agente, poietico, produttivo, eccetera, l'intelletto umano appartiene al singolo essere umano ed è collegato con l'intelletto in potenza. Però attenzione, secondo Averroè, l'intelletto è unico, sia quello in atto, sia quello in potenza, è unico. Non esiste un intelletto potenziale per ciascun essere umano, d'accordo? Intelletto e potenza, intelletto in atto appartengono agli esseri umani nel senso che ce n'è solo uno.
la conoscenza non è individuale, la conoscenza è un fatto collettivo. E quando ogni essere umano muore, la sua anima muore con lui e cessa di esistere anche l'intelletto, sia quello potenziale sia quello attuale. E questa è la posizione, però il problema è che poi contro questi personaggi si muoverà Tommaso con la famosa sua dottrina falsificata, perché Tommaso, forse non volendo, forse per errore o forse invece con malizia, falsifica Aristotele per adattarlo al cristianesimo, e quindi Tommaso dice scorrettamente, vedete la mia lezione, le mie lezioni su Tommaso d'Aquino, che l'anima umana è immortale, che Aristotele avrebbe detto che l'anima umana è immortale. Cioè Tommaso, in contrasto con Averroè, che era stato costretto ad ammettere che la rivelazione, la fede, nel suo caso nel Corano, la fede, la rivelazione non potesse in nessun modo collimare con la filosofia e con la filosofia di Aristotele. E quindi Averroè era arrivato alla conclusione che la filosofia e la filosofia di Aristotele non era compatibile con la rivelazione, con la fede, con il Corano, col Sacro Corano, che ovviamente dice che l'anima umana è immortale. Aristotele invece dice che è mortale, quindi non c'è conciliazione tra ragione e fede, filosofia e fede. E invece Tommaso vuole a tutti i costi, lo sapete come fa la scolastica, adattare, torcere, utilizzare Aristotele, rendendolo compatibile con il cristianesimo, con la fede e con la rivelazione. E quindi Tommaso si inventa scorrettamente il fatto che, attenzione, che secondo lui l'intelletto in atto è qualcosa di divino e di immortale, e l'intelletto in atto è proprio quella parte immortale, attenzione, che appartiene a ciascun essere umano. Quindi l'anima, il corpo muore, le altre facoltà dell'anima muoiono, però c'è una facoltà dell'anima, dice Tommaso d'Aquino, cioè l'intelletto, che almeno nella sua funzione in atto, non quello potenziale, ma in atto, è immortale, e quindi l'anima è immortale, essendo immortale la facoltà più nobile dell'anima, cioè l'intelletto in atto. Tommaso d'Aquino non conosceva il testo greco di Aristotele, l'ha falsificato apposta per adattare Aristotele alla sua filosofia, alla scolastica cristiana, oppure l'ha fatto senza malafede. Fatto sta che ben presto ci saranno alcuni nel mondo cristiano e saranno accusati di eresia, per esempio Dante li odiava, che riprendono la posizione di Averroè, ipotizzando che Averroè avesse parlato di una doppia verità, e la famosa dottrina della doppia verità, che in realtà non esiste nell'opera di Averroè. Però personaggi del cosiddetto averroismo latino medievale, come nella seconda metà del XII secolo, un personaggio come Sigieri di Brabante, scusate, della seconda metà del XIII secolo, Sigieri di Brabante, maestro di Cavalcanti, che per questo motivo viene messo da Dante all'inferno. Dante all'inferno condanna diversi averroisti, non soltanto Cavalcanti. Sigeri di Brabante riprende la dottrina di Averroè e sostiene che se noi ci basiamo sulla filosofia, sulla ragione, non possiamo ammettere che l'anima sia immortale. L'anima muore col corpo se noi crediamo alla filosofia, però può esistere una doppia verità, cioè noi sappiamo che l'anima invece è immortale solo perché ce lo dice la fede, la scrittura, il libro sacro, la rivelazione. E quindi c'è questo conflitto tra le due verità. La verità, in realtà l'unica verità è quella della fede, della rivelazione, però audacemente Sigilio di Brabante pretende che l'essere umano abbia il diritto di seguire virtute e cognoscenza, per dirlo con Dante Alighieri, quindi possa sostenere questa doppia verità, ovvero che secondo la filosofia e secondo Aristotele l'anima muore col corpo immortale, però secondo la fede e secondo la rivelazione noi conosciamo
la verità che poi è quella vera, cioè che l'anima è immortale, ma questa immortalità dell'anima non può essere in alcun modo dimostrata dalla ragione, dalla filosofia. Nasce un averroismo latino, diciamo cristiano, cattolico, medievale, che sarà sempre avversato, ripeto, per esempio da Dante Alighieri. Questi averroisti che dicono secondo la filosofia l'anima muore col corpo, e anche Aristotele ha detto che l'anima muore col corpo, utilizzano forse anche come schermo, no? Come protezione per evitare persecuzioni, la dottrina della doppia verità, dicendo sì, l'anima muore col corpo, però questa è solo la conclusione di noi che ragioniamo da filosofi in base alla ragione, però in base alla rivelazione l'anima è immortale. La famosa teoria della doppia verità, che però non esiste come tale nell'opera di Averroè, quindi è un falso. Tuttavia la doppia verità viene chiamata appunto averroismo. Nel Rinascimento, io ne ho parlato in una lezione apposta, andate a vedere le mie lezioni sul Rinascimento, un altro personaggio importantissimo, cioè Piero Pomponazzi, che a differenza di Tommaso leggeva finalmente Aristotele in greco e vuole appunto sfrondare Aristotele da tutte le falsificazioni della scolastica. Piero Pomponazzi, il suo contributo importantissimo, propone la riscoperta del vero Aristotele, un Aristotele più laico, più naturalistico e non imbrigliato dalle credenze metafisiche e teologiche della scolastica. Pomponazzi riprende l'averroismo, la teoria della doppia verità, e sostiene, e qui siamo nel Rinascimento, nuovamente, che è in contrasto con Tommaso, Aristotele considera l'anima mortale, e sulla base della filosofia e della ragione noi dobbiamo essere d'accordo con Aristotele che l'anima muore con il corpo. In realtà Pomponazzi non riprende proprio l'interpretazione dell'intelletto attivo di Averroè, ma quella, vi ricordate, l'ho detto prima, di Alessandro di Afrodisia. E quindi anche appunto in ambito cristiano abbiamo visto sia nel Medioevo sia poi importantissimo nel Rinascimento con Pomponazzi, soprattutto perché con Pomponazzi si recupera, si legge, si traduce, si capisce il testo originale in greco del De Anima di Aristotele, che a Tommaso era rimasto celato, Tommaso non capiva il greco, si ripristina l'interpretazione autentica di Aristotele. Aristotele ha detto in effetti che l'anima muore col corpo e che anche l'intelletto attivo muore col corpo. Sembrerebbe, però certo in Aristotele non si capisce bene che cosa sia l'intelletto attivo. Tuttavia una certa filosofia scolastica legata alla Chiesa Cattolica ha continuato a falsificare Aristotele e a sostenere fino praticamente ai giorni nostri che Aristotele farebbe l'anima immortale, cosa assolutamente falsa, fallace. Vedete come l'interpretazione dell'intelletto in atto, attivo, poietico, produttivo, agente, chiamatelo come volete, l'intelletto in atto di cui Aristotele parla senza che si capisca bene che cosa voglia dire, questa problematica sull'intelletto in atto ha dato luogo a interpretazioni su Aristotele che si sono avvicendate nel corso delle epoche, nel corso dei secoli. Io ho concluso qui, ci vediamo alla prossima lezione, arrivederci a tutti.